Ciao a tutti, benvenuti in questo video della playlist FAQ. Oggi andiamo a vedere come si risolvono i problemi con i rettangoli, i quadrati per calcolare perimetro area. In particolare vedremo anche come ricavare le formule inverse. Partiamo quindi con il primo problema. Mi raccomando, la cosa più importante è leggere attentamente il problema e man mano che vi vengono forniti i dati, fermarvi, fare un disegno e scrivere subito i dati. Per esempio, il primo problema dice: la base e l'altezza di un rettangolo misurano rispettivamente 24 decimetri e 32 decimetri. Quindi faccio subito la figura, un rettangolo, e scrivo che la base, che ho chiamato AB, misura 24 decimetri, che si scrive dm, mentre l'altezza, che qui nel disegno è BC, misura 32. Ci chiede di trovare l'area e quindi scrivo area uguale punto di domanda. Qui si tratta semplicemente di applicare la formula dell'area, che in un rettangolo è base per altezza, e quindi viene 768. L'unità di misura dell'area, avendo fatto AB per BC, devo moltiplicare dm per dm, cioè dm alla seconda. Piccola parentesi, vi ricordo che le lunghezze si misurano sempre in metri, centimetri, decimetri. Tutte le aree di qualsiasi figura si misurano con metri, decimetri, centimetri alla seconda. Se vi capita di calcolare anche i volumi sono la stessa cosa ma alla terza. Passiamo al prossimo problema. Questa volta mi dice l'area di un rettangolo è 126 e l'altezza misura 21. Quindi come sempre mi fermo, faccio subito la figura, di nuovo un rettangolo. Chiamo sempre i lati con A, B, C, D. La regola è partire dal primo punto A e poi andare in senso antiorario. Ok, quindi non è che posso chiamare A, B, C, D, ma A, poi B, poi vado su C e poi D, quindi in senso antiorario. Dicevamo, conosco l'area, scrivo subito l'informazione e conosco l'altezza, quindi BC uguale 21. Ci chiede di trovare la base, quindi scriviamo AB uguale punto di domanda. Dobbiamo quindi trovare la base. Abbiamo come informazione l'area e l'altezza. Io so che l'area di un rettangolo, l'abbiamo appena visto, si trova base per altezza. Ora, l'area ce l'ho, l'altezza ce l'ho, quindi devo trovare la base. Si tratta di trovare la formula inversa dell'area. Il mio trucchetto è questo: io voglio AB, quindi devo mandare via BC. Come faccio a mandare via BC in modo tale che AB rimanga da solo? Basta che divido a destra e a sinistra per BC. Così facendo, con questo trucchetto, qui BC va via sopra e sotto e qua rimane area fratto BC. Quindi riscriviamola meglio questa formula. AB, che era quello che stavo cercando, si trova con questa formula inversa. Piccola parentesi, AB qui stava al secondo membro, mentre questa quantità al primo membro. In una uguaglianza voi sapete sempre che potete invertire, quindi AB l'ho messo al primo membro e la formula che dovrò utilizzare al secondo, perché è la stessa identica cosa. Chiusa questa piccola parentesi, ora andiamo a sostituire i numeri. Facendo i calcoli, 126 diviso 21 fa 6. Mi raccomando, non basta scrivere solo 6, dobbiamo mettere l'unità di misura, che era centimetri. AB è la base, ogni lato si misura sempre in centimetri, non in centimetri quadrati, perché quella è l'area. E questo è il risultato. Facciamo un altro problema. Il successivo problema lo risolviamo in maniera particolare. Vi spiego come. Il problema dice: l'altezza di un rettangolo, avente il perimetro di 156, è i 4 noni della base. Quindi fermiamoci subito, facciamo la figura e scriviamo i dati. Scrivo perimetro uguale 156. Il perimetro in matematica si indica sempre con questa scrittura, 2π. Poi abbiamo questa relazione, sappiamo che l'altezza è i 4 noni della base. Andiamo a mettere le lettere, l'altezza la chiamo BC e i 4 noni, cioè scriviamo uguale 4 noni di che cosa? D vuol dire per la base AB. Allora, questo problema di solito io lo risolvo con le equazioni di primo grado. Siccome alle medie non sempre si fanno le equazioni, un altro metodo che vi consiglio di utilizzare è il seguente. Partiamo da questa relazione. Questa frazione qui mi dà un'informazione. Il numeratore
coincide con BC, quindi quello che è al primo membro, mentre il denominatore coincide con AB. Questo vuol dire che nel nostro disegno dobbiamo fare la base AB di 9 scacchetti, così, mentre l'altezza BC la dividiamo in 4. Ora seguite il ragionamento, quindi AB l'ho diviso in 9 parti, BC l'ho diviso in 4 parti, perché 4 era il numeratore e 9 era il denominatore di questa frazione. Ora anche DC sarà diviso in 9 parti e anche AD in 4 parti, quindi in totale il numero di parti sarà 9 più 4, tutto questo per 2, 4 più 9 13, per 2 26. Quindi sappiamo che in totale in questa figura ho 26 parti, per cui il perimetro, che è 156, diviso il numero di parti mi darà la misura di una parte, quindi devo fare perimetro diviso 26, che fa 6. Ora che ho trovato questo numero fondamentale, sono in grado di trovare quanto vale AB e BC. Perché? Perché se una parte vale 6, dire una parte è come dire che uno scacchetto vale 6. AB è formato da 9 parti, facciamo finta di avere un quaderno a scacchi, quindi da 9 scacchetti, la lunghezza di AB sarà data da 6 per 9, 54. Allo stesso modo per trovare BC devo fare la misura di una parte, cioè la misura di uno scacchetto. BC è formato da 4 scacchetti, quindi 6 per 4, che fa 24. Il problema ci chiedeva di trovare l'area, quindi fino a qui questi 4 passaggi servono solo per trovare i lati del rettangolo. Ora che abbiamo i lati, per trovare l'area, la formula è come sempre base per altezza e quindi basta moltiplicare i risultati che abbiamo appena ottenuto, 54 per 24. Mi raccomando, scrivete sempre l'unità di misura, parlavamo di centimetri, per cui l'area sarà centimetri alla seconda. Ricapitolando, tutte le volte che avete una relazione di questo tipo, voi andate a fare la vostra figura e andate a spezzettare il segmento in tot parti, dove la regola è questa: il mio denominatore sarà il numero di parti con cui divido AB, quindi questi vanno di pari passo, mentre il numeratore 4 è il numero di parti con cui devo dividere quello che c'è scritto qua a sinistra, ed è per questo motivo che quindi BC l'abbiamo spezzettato in 4 scacchetti e AB l'abbiamo spezzettato in 9 scacchetti, 9 parti. A questo punto il numero di parti totali della figura era 9 più 4, 9 più 4, perché ovviamente questa è la stessa cosa, quindi ho fatto per 2. Per capire quanto era lunga, quanto misurava una singola parte, ho utilizzato il perimetro dividendolo per il numero di parti. Ora che ho trovato la lunghezza di una parte, come aver detto di trovare la lunghezza di uno scacchetto, AB è fatto da 9 scacchetti, quindi ho moltiplicato 6, la lunghezza di uno scacchetto, per 9. Allo stesso modo per trovare BC ho fatto 6 per 4 e l'area l'ho trovata con la formula. Facciamo un ultimo problema dove questa volta abbiamo 2 figure da considerare. Il problema dice: la base di un rettangolo misura 25 ed è i 5 sessi dell'altezza, quindi mi fermo, scrivo i dati e faccio la figura. Quindi base AB 25 cm. Poi mi dice anche che la base è i 5 sessi dell'altezza, quindi AB è uguale a 5 sessi dell'altezza, quindi scrivo per BC. Il problema chiede di calcolare il perimetro di un rettangolo equivalente a questo. Quindi facciamo un altro rettangolo, ovviamente ho utilizzato altre lettere, quindi qua ero arrivata a D, il nuovo rettangolo partirà da E, F, G, H, sempre in senso antiorario. L'ho fatto diverso da questo perché non sono uguali, ma sono equivalenti. Quindi come informazione devo scrivere parola magica equivalente, vuol dire che l'area di lui è uguale all'area di lui. La scrivo così, come per indicare che l'area della prima figura è uguale all'area della seconda figura. Poi sulla seconda figura sappiamo che l'altezza misura 12, quindi scrivo EH uguale 12. Cosa dobbiamo trovare? Ci chiede il perimetro di questo rettangolo. Quindi indico 2P, qua in basso ho messo 2 per indicare che voglio il perimetro della figura 2. Ok, abbiamo tante informazioni, non lasciamoci distrarre
Partiamo in ordine. Le prime due informazioni che ci ha dato sono su questa figura. Mi dice che la base è 25 ed è anche uguale a questa relazione. Concentriamoci su questa seconda informazione, la riscrivo. Io so che AB è uguale a 25, quindi il mio obiettivo è trovarmi BC. Come sempre, per trovare le formule inverse, l'obiettivo è isolare BC, che è quello che voglio trovare, quindi in qualche modo questo 5/6 deve andare via. Come facciamo a mandare via questo numero? Semplice, per mandare via 5 basta che divido a destra e a sinistra per 5, così facendo 5 se ne va. Per mandare via il 6 basta che moltiplico a destra e a sinistra per 6, così facendo 6 e 6 se ne va. Il mio trucchetto in pratica è: se il numero che voglio mandare via sta sopra, divido. Se il numero che voglio mandare via sta sotto, moltiplico, in modo tale che sopra con sotto se ne va e sopra con sotto se ne va. Adesso, se riscrivo meglio questa uguaglianza, trovo che BC si trova con questa formula inversa. Se ci fate caso, la relazione che ho ottenuto è ribaltata rispetto a quella di partenza, cioè io vi ho spiegato il trucchetto, però sappiate anche che ogni volta che dovete trovare la formula inversa, guardate che cosa ottenete. Io qui avevo che AB e 5/6 BC. Se voglio trovare la formula inversa, cioè voglio che BC sia uguale a qualcosa, basta ribaltare la frazione. Io avevo 5/6, ora la frazione è 6/5. Ok? Quindi ricordatevi questa cosa, il trucchetto per trovare la formula inversa, oppure ricordatevi che il risultato è proprio la frazione ribaltata. Ora che abbiamo questa uguaglianza, io so che AB vale 25, quindi vado a sostituire. 25 diviso 5 fa 5, 6 per 5 30, quindi ho trovato BC. Possiamo scrivere anche in figura i dati. Ora, della prima figura sappiamo tutto, della seconda figura dobbiamo trovare il perimetro e sappiamo questa informazione, che hanno le aree uguali. Quindi ora che ho la base e ho l'altezza, trovo l'area 1, l'area della prima figura. L'area è base per altezza, nel nostro caso 25 per 30, che fa 750 centimetri quadrati. Quindi io so che l'area della seconda figura è uguale, quindi scrivo area 2 uguale 750. Adesso facciamo finta che questo non ci sia più e concentriamoci sulla seconda figura. Sulla seconda figura io conosco l'area e conosco anche l'altezza, scriviamola in figura. Cosa devo trovare? Il perimetro. Per trovare il perimetro mi servono tutti i lati, in particolare mi serve la base perché l'altezza ce l'ho già. Siccome ho l'area e ho l'altezza, io so che l'area in un rettangolo si trova sempre base per altezza, nel nostro caso EH per EF. Voglio trovare EF, quindi anche qui si tratta di trovare la formula inversa. L'obiettivo è trovare EF, la base, uguale qualcosa, quindi voglio mandare via lui. Come sempre, per trovare la formula inversa basta mandare via quello che non voglio. Per mandare via lui basta che divido a destra e a sinistra per EH. Così facendo questo e questo se ne va. Quindi se scriviamo in bella copia, la formula inversa che ho ottenuto è questa. Quindi la base si trova semplicemente facendo area diviso altezza. Andiamo a sostituire i numeri, viene 62,5 centimetri. Ricordiamoci sempre l'unità di misura. Possiamo scriverla in figura. Ora siamo quasi arrivati alla fine, perché per trovare il perimetro basterà fare la base più l'altezza, quello che viene per 2, perché tanto questo segmento è uguale a questo e questo segmento è uguale a questo. Mi raccomando le parentesi tonde, quindi prima sommiamo, quindi dentro viene 74,5 e poi moltiplichiamo per 2 e ho trovato in questo modo il perimetro.